La sonda Cassini-Huygens è stata realizzata con lo scopo di studiare Saturno e il suo sistema di anelli e satelliti, in particolare Titano. Immaginiamo che la sonda si avvicini a Titano con la velocità costante quando la spinta del motore verso l'alto esercita una forza pari a F1 uguale 4000 Newton e che sia invece soggetta a un'accelerazione A uguale a 0,50 metri su secondo quadrato verso il basso, quando la spinta del motore verso l'alto è pari a una forza F2 uguale 2519 Newton. Il problema dice che c'è la superficie di Titano e la sonda Cassini che si avvicina per atterrare alla superficie e mentre si avvicina ha una spinta dei motori pari a 4000 Newton. Quindi la sonda è soggetta senz'altro alla spinta del motore verso l'alto, ma è soggetta anche alla forza peso di Titano che l'attira sulla sua superficie. Le due forze hanno stessa direzione ma verso opposto. Inoltre abbiamo un'altra situazione. La stessa sonda, quando ha una spinta dei motori più bassa di 4000 Newton, cioè pari a 2519 Newton, quindi F2, ha sempre una forza peso che la spinge verso il basso, verso la superficie di Titano, ma in questo caso il moto della sonda verso Titano è un moto accelerato con un'accelerazione pari a 0,50 metri fratto secondo quadrato. Quindi proviamo a rispondere alla prima domanda, cioè calcola la forza peso del modulo di atterraggio in prossimità della superficie di Titano. Quindi possiamo dire che la forza del motore è uguale alla forza peso e che nel caso in cui la forza dei motori sia di 2519 Newton, la forza peso sarà maggiore della forza dei motori, quindi si genererà una forza risultante che produrrà un'accelerazione della sonda verso Titano pari a 0,50 metri fratto secondo quadrato. Quindi forza peso meno forza 2 mi dà una forza risultante tale per cui m per a. Qui sopra abbiamo già risposto alla prima domanda del problema perché abbiamo visto quindi che la forza peso è uguale a 4000 Newton nel caso di velocità discesa con velocità costante. Andiamo a sostituire questi valori e abbiamo che 4000 Newton al posto della forza peso meno 2519 Newton nel caso della forza 2 uguale m, la massa della sonda, per 0,50 metri fratto secondo quadrato. Quindi la massa della sonda sarà uguale a 4000 meno 2519 fratto 0,50 uguale 2962 kg oppure 3 per 10 alla 3
kg. Vogliamo sapere anche l'accelerazione di gravità su Titano. Questa la possiamo calcolare sapendo che la forza peso è uguale alla massa per l'accelerazione di gravità di Titano, la massa della sonda. Quindi l'accelerazione di gravità su Titano sarà uguale alla forza peso diviso la massa della sonda uguale 4000 newton diviso 3 per 10 alla 3 kg uguale a 1,35 metri fratto secondo quadrato.